Salute a tutti! In questo primo video, dopo l'estate, non riprenderemo subito a narrare il processo Pacciani. Lo riprenderemo magari la prossima volta. Affrontiamo invece un argomento interessante in questo momento in cui si vede il tentativo da parte di avvocati e così via di riaprire le indagini. A dire il vero, sono già un po' di anni che anche la stessa procura ha rivisto alla luce delle nuove tecniche certi elementi che erano stati acquisiti ai tempi, tra cui anche l'esame di impronte digitali che erano state acquisite agli atti all'epoca. Io l'ho scoperto non molto tempo fa, lo abbiamo visto in un video su Salvatore Vinci. Comunque parliamo di impronte digitali. Allora, riassumiamo brevemente che cosa sono le impronte digitali. Ecco, qui vediamo un polpastrello e su questo polpastrello c'è un disegno composto da delle creste che si alternano a dei solchi e che nel loro insieme producono un disegno che nel caso in cui il dito venga appoggiato su una superficie idonea può essere rilevato. Ogni impronta è assolutamente individualizzante, prima di tutto è costante, cioè si rimane per tutta la vita della persona anche dopo delle ferite, a meno che non siano ferite enormi che lasciano delle cicatrici enormi, cioè la pelle sostanzialmente ricresce allo stesso modo. E poi è caratteristica di ogni persona. Qui si vede che le impronte possono dividersi in 4 tipi fondamentali, ecco che sono questi. Queste creste, quelle che lasciano il disegno, producono delle diramazioni e anche delle terminazioni chiamate minuzie che sono differenti per tutti, per forma e per posizione. Ogni dito di ogni persona ha un disegno diverso da tutti gli altri, una cosa di cui si sono accorti già all'inizio dell'Ottocento mi sembra, e fin da subito si è cercato di utilizzarlo in indagini giudiziarie. Una volta venivano fatti dei controlli così a occhio, adesso i controlli vengono fatti tramite un software che conta su un database dove sono memorizzate opportunamente codificate le impronte di tantissimi individui, persone che sono andate in carcere e così via. Adesso addirittura le impronte per la carta d'identità nuova elettronica credo che sia obbligatorio che le prendano a tutti. Ecco, in questa ricerca questo software, che è chiamato AFIS, Automated Fingerprint Identification System, oppure anche APFIS, Automatic Palm Print and Fingerprint Identification System, perché vengono aggiunte anche le impronte palmari, perché anche le palme delle mani hanno questi solchi e queste creste, questi solchi. Ecco, attraverso questo software l'operatore si mette a terminale, mette lì l'impronta che deve cercare, il software cerca nel suo database, fa tutti i confronti e se l'impronta che è stata fornita è sufficientemente completa, tira fuori diciamo, un certo numero di impronte, addirittura una sola impronta, se la trova, se ce l'ha nel suo database. È chiaro che meno completa è l'impronta che viene inserita, perché naturalmente quando il dito viene appoggiato da quello che ha fatto il reato, dal colpevole, non è che è un'impronta bella netta come quella che si ottiene di fronte all'operatore che prende le impronte con il tampone, ma è un'impronta che magari può essere un pezzettino, può essere solo parziale o magari sfocata. Ecco, a seconda della nettezza di questa impronta può essere che magari il database, il software restituisca un numero troppo elevato di impronte, per cui questa ricerca diventa inutile, fino a che addirittura non è possibile proprio nemmeno che questa impronta venga presa in esame, perché è troppo sfocata, è troppo incompleta. Ecco, esistono agli atti delle impronte diciamo incomplete che all'epoca non vennero considerate e che oggi invece possono essere considerate in questo modo. Io posso prendere questa impronta parziale che ha poche minuzie e andare a confrontarla con le impronte dei sospettati che ho a disposizione e a questo punto, se nelle impronte dei miei sospettati trovo quelle poche minuzie
e quella morfologia dell'impronta che io ho preso in esame, posso dire che questa somiglianza è chiaro, no? Aumenta il livello di sospetto. Se invece tra le impronte dei sospettati non trovo le minuzie di quell'impronta, le poche minuzie, anche poche, oppure anche la morfologia è diversa, posso dire che tra i miei sospettati non c'è il colpevole che sto cercando. Ecco, qualche anno fa questo confronto è stato effettuato effettivamente su mandato della procura dalla polizia scientifica. E questo confronto, lo abbiamo già visto nel video in un video su Salvatore De Vinci, ha dato degli esiti interessanti. Ecco, allora, il primo confronto è del 2016. C'è questo documento in cui la polizia scientifica risponde alla procura e la data è 4 luglio 2016. Vi si legge: in riferimento agli accertamenti delegati riguardanti il procedimento in oggetto indicato, si comunica che agli atti di quest'ufficio e nella banca dati APFIS non sono presenti i segnalamenti di tutte le persone menzionate, ma solo quelli relativi alle sottonotate persone. Insomma, la procura aveva dato alla polizia scientifica una certa lista di nominativi per i quali voleva che venisse effettuato questo confronto con le impronte parziali che erano state prese all'epoca, poi vediamo quali. Però già si dice che di questa lista di persone di alcune non erano rintracciabili le impronte. Vediamo invece quelle che c'erano. C'erano le impronte di Pacciani Pietro, Vanni Mario, Vigilanti Giampiero, Vinci Francesco e Fiesoli Rodolfo. Ricordo che gli altri sono abbastanza noti. Vigilanti Giampiero è uno degli ultimi sospettati, il legionario. Rodolfo Fiesoli è quello del Forteto. Continua il documento. È doveroso precisare che tutti i frammenti di impronte digitali evidenziati in sede di sopralluogo relativi ai fatti delittuosi oggetti di accertamento non sono utili ai fini identificativi, in quanto non si sono riscontrati un numero di dettagli dattiloscopici, minuzie, tali da consentirne una identificazione certa. Ricordo che il numero di minuzie che la legge richiede perché da un punto di vista giudiziario sia valida una identificazione di impronta, in Italia è di 16-17, in altri paesi è anche minore, però nelle indagini anche le impronte parziali possono avere importanza perché magari possono, appunto, come dicevo, far escludere o far sospettare di qualcuno. Per cui comunque il documento avverte che quelle impronte parziali che sono agli atti non possono essere utilizzate per una ricerca automatica perché sono troppo incomplete. Tuttavia si è proceduto a confrontare in modo diretto i frammenti di impronte qui fatti pervenire con le impronte delle persone sopra elencate, nel tentativo di poter fornire a codesta aspettabile autorità giudiziaria ogni informazione utile ai fini investigativi. Il documento prosegue elencando i risultati e qui adesso vediamo quali sono le impronte agli atti che vennero utilizzate per confronto. Omicidio Monciatti Giuliana, impronta evidenziata su bottiglia di whisky. Chi era Monciatti Giuliana? Monciatti Giuliana era la prima delle 4 prostitute che vennero uccise negli anni '80 a Firenze e che si disse già all'epoca, e ancora oggi si sospetta, che fossero state uccise dal mostro. A dire il vero, io ne ho già parlato di questi argomenti, l'ho anche scritto nel mio libro. Secondo me le prime 2 prostitute uccise furono uccise effettivamente dal mostro. Giuliana Monciatti era la prima, la seconda fu Clelia Cuscito. Le restanti 2 io penso che fossero rapine andate male, che il mostro non c'entrasse. Qui si sta parlando di Giuliana Monciatti che venne uccisa per prima nel, mi sembra, febbraio 82. 12 febbraio 82. Ecco, in casa sua venne trovata una bottiglia di whisky che aveva delle impronte sopra. Leggiamo. Il confronto dattiloscopico eseguito ha permesso di escludere che tale frammento sia stato lasciato dalle persone sopra indicate. Evidentemente era un frammento solo. Il confronto eseguito con le impronte assunte alla vittima
ha evidenziato una forte somiglianza con le caratteristiche generali delle creste papillari presenti sia nel pollice destro che in quello sinistro. Allora, si comincia a dire già che nessuna delle persone che ho elencato prima ha un'impronta simile a questa della bottiglia di whisky, ma questa impronta è simile invece a un'impronta della donna, della vittima, per cui presumibilmente è un'impronta della vittima, insomma. La ricerca in banca dati APFIS ha dato esito negativo. È doveroso precisare che in considerazione dell'esiguo numero di minuzie individuate, tale ricerca non è da considerarsi attendibile. Insomma, questi hanno messo anche questa impronta parziale dentro il database, dentro questo software, che non ha dato risultati perché era troppo parziale. Però abbiamo visto che da un confronto diretto è risultata essere della stessa vittima. Per cui questa impronta dimentichiamocela. Andiamo avanti. Omicidio Rontini Stefanacci. Impronte evidenziate sullo sportello anteriore destro dell'autovettura. E queste sono impronte molto importanti che abbiamo già visto nel video su Salvatore Vinci. Sentiamo cosa dice questo documento. È stato possibile eseguire un confronto solo con il frammento centrale del rilievo denominato A, che ha permesso di escludere che sia stato lasciato dalle persone sopra indicate. Poi ritorneremo a vedere le foto del fascicolo fotografico per capire questa impronta dov'era. Non è stato possibile eseguire ricerca nella banca dati APFIS, causa la quasi completa assenza di minuzie. E va bene, questo lo sapevamo già. Cosa importante è che di tutti quei personaggi, Vanni, Pacciani, Vigilanti, Francesco Vinci e Fiesoli, non era loro quell'unica impronta che poteva essere confrontata. Ricordo che le impronte, lo vedremo poi, comunque erano 5. Solo una risultò idonea a questo confronto. Andiamo avanti. Omicidio Moriot Kravechvili, impronte evidenziate sul lunotto posteriore dell'autovettura. Vennero rilevate queste impronte sul lunotto posteriore della Golf, vennero messe agli atti, ma fin da subito si vide che non erano idonee a ricerche. In questo caso vennero confrontate, vediamo con quali risultati. La completa mancanza di minuzie, unita alla impossibilità di individuare le caratteristiche morfologiche generali, escludono la fattibilità di ogni tipo di accertamento dattiloscopico. Allora, queste impronte non si sa bene se le avesse o no lasciate il mostro, perché erano impronte sull'1.8. Poteva anche essere passato qualcuno tra il momento in cui vennero uccise le due povere vittime, io penso il venerdì sera, e il lunedì pomeriggio, quando vennero scoperti i corpi, poteva essere passato qualcuno a aver toccato il lunotto, ma anche se le avesse lasciate il mostro, la loro incompletezza esclude qualsiasi tipo di confronto. Non solo non c'erano minuzie, ma non si capiva nemmeno a quale delle 4 categorie morfologiche appartenevano queste impronte. Per cui dimentichiamocelo. Ma adesso andiamo un po' a vedere chi erano queste persone che erano state indicate dalla procura alla polizia scientifica per fare un confronto anche con le loro impronte, e che la polizia scientifica non poté fare perché queste impronte non ce l'aveva. In riferimento al procedimento penale in oggetto si trasmette l'esito degli accertamenti dattiloscopici richiesti con nota del 9 giugno 2016. Al riguardo si rappresenta che per le sottonotate persone, Lotti Giancarlo, Vinci Salvatore, Caccamo Francesco, i primi 2 li conosciamo bene, il terzo è il medico di Vigilanti, è necessario acquisire le impronte digitali dei medesimi per il confronto dattiloscopico in quanto non presenti agli atti di quest'ufficio. Qui si deve pensare che queste impronte non siano mai state inserite nel database APFIS, altrimenti i poliziotti della scientifica davanti al terminale le avrebbero trovate. Evidentemente non erano state inserite. Ma fortunatamente c'è un capitolo successivo e si va al 20 settembre 2016. Leggiamo questo documento. In riferimento agli accertamenti delegati riguardanti il procedimento in oggetto e come da signoria vostra successive specifiche giunte per le vie brevi, quest'ufficio ha provveduto a confrontare le impronte digitali di Vinci Salvatore, fotosegnalato dai Carabinieri di Firenze l'11 giugno 86. Evidentemente i Carabinieri di Firenze
che avevano arrestato Salvatore Vinci per poi portarlo in carcere in Sardegna per il processo della morte della moglie, avevano fotosegnalato queste impronte, ma le impronte non erano state inserite nel database APFIS, che mi sembra di sapere che entrò in opera verso la fine del secolo scorso, insomma negli anni 90. Non erano state evidentemente acquisite in questo database, perché è chiaro che la foto dell'impronta deve essere scannerizzata e deve essere letta da questo software per poter essere poi confrontata nei confronti successivi. Però queste impronte vennero trovate risultati negativi. Salvatore Vinci non aveva lasciato nessuna di quelle impronte, ma abbiamo visto che l'unica impronta significativa, e a questo punto limitiamoci solo a quella, era una delle 5 impronte che erano state trovate sulla cornice superiore del finestrino anteriore destro della Panda di Claudio Stefanacci. Poi l'andremo a vedere, l'abbiamo già visto sul video di Salvatore Vinci, ma lo ritorneremo a vedere. Mancavano ancora le impronte di Giancarlo Lotti e di Francesco Caccamo, ma Francesco Caccamo mettiamolo da parte che non c'entra niente, sto Francesco Caccamo. Nel 2017 si andò a effettuare altri confronti, ma le impronte storiche agli atti erano finite e i confronti si fecero andando a cercare impronte nuove. In particolare i documenti che io ho a disposizione, che mi ha fornito l'avvocato Vieri Adriani, queste impronte nuove riguardavano la lettera spedita dopo l'omicidio di Scopeti con dentro il frammento di seno che sappiamo bene, e la carta, la busta che racchiudeva i guanti che vennero trovati un po' di tempo dopo, sempre lo stesso delitto, sulla piazzola di Scopeti, i famosi guanti. Lì ci fu anche poi un tentativo, cioè l'esame del DNA e così via, no? Guanti lasciati probabilmente da qualche operatore della polizia poco accorto. Vediamo i risultati. Allora, qui si parla della lettera del dopo Scopeti e io non ve li leggo tutti, no? Venne presa questa lettera, si cercò tramite esaltazione con le polveri apposite di trovarvi delle impronte. Vennero trovate delle impronte sulla facciata esterna e, come si vede, la presenza di un ridotto numero di minuzie sull'impronta di quarrilievo numero 7, unita alla impossibilità di individuare le caratteristiche morfologiche generali, escludono la fattibilità di ogni tipo di accertamento dattiloscopico. Insomma, ne vennero rilevate un po' di queste impronte su questa lettera, ma erano quasi tutte inidonee a qualsiasi confronto, escluso 2. Vediamo queste 2. Esame del frammento di impronta di cui al rilievo numero 13 evidenziato sulla facciata interna della busta da lettere. Ecco, questo frammento venne trovato sulla facciata interna, non quella esterna, ma dentro la busta. E questo era idoneo a confronti. Vediamo i risultati. La presenza di particolari caratteristiche morfologiche, denominate interlinee, oltre a quella di alcune minuzie, 4-5, nella zona alta del polpastrello, ecco, le minuzie, che sono la cosa più importante per i confronti, l'elemento più importante, però sono accompagnate da altri elementi. Ecco, qui si parla di interlinee. Comunque ha permesso di effettuare un confronto con le impronte delle persone per cui si procede. Tale confronto ha dato esito negativo, per cui potremmo pensare che se quell'impronta era del mostro, nessuna di quelle persone era il mostro. Ma si precisa che, in considerazione del posto dove è stato evidenziato il predetto frammento e della direzione dello stesso rispetto alla busta da lettere, si ritiene di escludere che tale frammento sia stato lasciato dalla persona che ha materialmente confezionato la missiva anonima. Cioè, secondo la scientifica, quell'impronta non poteva essere di chi aveva confezionato quella lettera. Infatti, sembrerebbe poco probabile, a busta chiusa, poter lasciare un'impronta digitale che abbia quella direzione, polpastrello sul bordo e mano direzionata verso l'esterno. Sembrerebbe, insomma, io non ho ben capito, no, però sembrerebbe che per come era messa questa impronta non poteva averla lasciata chi aveva confezionato questa busta. Un'altra impronta che venne trovata idonea al confronto è invece
La numero 15 è, leggiamo, esame del frammento di impronta di cui al rilievo numero 15 evidenziato sulla facciata interna della busta da lettere. Anche questo sulla facciata interna. Lo stesso, da confronti dattiloscopici eseguiti dal servizio di polizia scientifica, risultò utile per confronti e lasciato dall'indice della mano destra di Libertino Giovanni Paolo, allora in forza presso questo gabinetto regionale di polizia scientifica che si occupò del caso. Insomma, si scopre che questa impronta che venne trovata sulla busta interna, sulla facciata interna della busta, l'aveva lasciata un operatore della scientifica, insomma, una tiratina d'orecchie a questo operatore. Il secondo reperto che venne esaminato per trovarvi delle impronte da confrontare con quelle delle persone che ho detto prima fu appunto la carta che racchiudeva i guanti trovati a Scopeti. Il risultato fu assolutamente negativo. Leggiamo: gli accertamenti tecnici effettuati dal personale di quest'area evidenziazione impronte latenti hanno permesso di evidenziare 3 frammenti di impronte, inclusi nel presente fascicolo avente numero di protocollo quel che è. Il giudizio espresso da quest'area identità giudiziaria è il seguente: nessuno dei frammenti di impronte evidenziati è utile ai fini comparativi. Insomma, queste impronte che vennero evidenziate su questa carta che racchiudeva i guanti trovati a Scopeti, nessuna di queste impronte parziali era idonea a un confronto, per cui assolutamente inutilizzabile. Ma allora facciamo il punto della situazione. Ecco, innanzitutto il primo elemento che possiamo dare per certo è che tra tutte le impronte parziali che erano state acquisite all'epoca e poi anche tra quelle che sono state acquisite poi su reperti dell'epoca, a meno che poi non ce ne siano altre, però quelle che ci sono su questi documenti sono queste, l'unica impronta che avrebbe potuto fornire dei risultati comparativi era una delle 5 lasciate sulla Panda di Claudio Stefanacci. Se quell'impronta l'avesse lasciata il mostro, potremmo anche dire che il mostro non era né il mostro, insomma, chi aveva sparato, perché poi vedremo che quell'impronta la lasciò chi aveva sparato, non aveva sparato né Pietro Pacciani, né Mario Vanni, né Salvatore Vinci, non aveva sparato Fiesoli, non aveva sparato Francesco Vinci, ma sappiamo che Francesco Vinci nel 1984, quando ci fu il delitto di Vicchio, era in carcere, per cui, e nemmeno Giampiero Vigilanti. A questo punto focalizziamoci su questo argomento. Ma quell'impronta l'aveva lasciata davvero il mostro? Allora, abbiamo già affrontato l'argomento della dinamica di Vicchio nei video appositi, rivediamolo brevemente. Ecco, io ricordo che a Vicchio l'assassino sparò 5 colpi. Facciamo un breve riassunto di questa sparatoria. Ecco, qui vediamo un fotomontaggio che fa vedere la posizione dei 2 ragazzi al momento in cui l'assassino si presentò davanti alla loro auto. Erano sulla parte posteriore della Panda, questo secondo la mia ricostruzione, secondo l'interpretazione della scena del crimine, delle ferite e così via. La ragazza era seduta sulla piattaforma posteriore alla quale era stato tolto il divanetto, il ragazzo le era davanti accosciato e probabilmente l'aiutava a svestirsi. In quella situazione l'assassino arrivò, il ragazzo probabilmente era un po' a metà tra i due e lui ritenne più utile sparare dal finestrino anteriore. Ricordo che la fiancata era la fiancata destra perché la fiancata sinistra, quella del guidatore, era addossata alla collinetta. Ecco, lui sparò un primo colpo dall'esterno che frammentò il vetro e che colpì Claudio in modo non grave. I successivi 4 colpi vennero sparati con la mano dentro l'abitacolo perché i bossoli vennero trovati, 4 bossoli vennero trovati dentro l'abitacolo, mentre uno solo venne trovato fuori. Durante i 4 colpi che vennero sparati con la mano dentro l'abitacolo, il mostro era proprio accosto alla macchina, era proprio addosso alla macchina. Ecco, a mio parere fu quello il momento in cui lasciò
le impronte che poi vennero trovate. Vennero trovate due tipi di impronte. Innanzitutto delle impronte da asportazione di polvere ovalari sul fascione di protezione in plastica in basso. Le vediamo qui dalla foto del fascicolo fotografico. Leggiamo la descrizione della scientifica. Quasi al centro del terzo sinistro del paracolpo in plastica nera della portiera destra, che è uniformemente cosparso di polvere, si notano due aloni di forma semicircolare dal diametro di centimetri 10x6 derivati da asportazione di polvere, i quali distano dal suolo centimetri 60. Ecco, se si va a leggere la perizia De Fazio, queste impronte, secondo lui, vennero lasciate dalle ginocchia dell'assassino che si erano accostate alla portiera della Panda. E sulla base dell'altezza di queste impronte, che poi corrispondevano all'altezza delle ginocchia dell'assassino, De Fazio, tramite le tabelle antropometriche e così via, De Fazio si sentì di proporre una statura dell'assassino di 1,80 m e oltre. In realtà, questo io l'ho detto nella mia ricostruzione sul video, l'ho anche scritto sul blog in maniera più approfondita. Ecco, De Fazio fece un calcolo per difetto, perché se avesse veramente utilizzato le tabelle antropometriche così come erano, avrebbe avuto un assassino alto 2 metri e più. E forse la cosa, visto che persone alte 2 metri non è che si trovano tutti i giorni, rimase un po' lì, un po' perplesso, per cui nella valutazione questa altezza si abbassò. Però io ho anche dimostrato che se l'assassino, secondo la sua posizione, si fosse alzato in punta di piedi per appoggiare le ginocchia, quei 7-8 cm di aumento dell'altezza avrebbero, diciamo, dato ragione di questa misura abnorme, per cui torneremmo, togliendo quei centimetri, a una statura più ragionevole di 1,80 m o eventualmente poco più. Le altre impronte che vennero trovate su questa fiancata della macchina erano impronte digitali, erano quelle di cui abbiamo già discusso, no? Leggiamo dal rapporto della scientifica: tutte le superfici utili allo scopo di porre in evidenza eventuali impronte di linee papillari latenti sono state cosparse con polvere esaltatrice in alluminio, mettendo così in evidenza due serie di 5 frammenti di impronte sul montante superiore dello sportello destro. E qui vediamo, con la freccia A e con la freccia B vengono indicati questi gruppi. Con la freccia A viene indicato un gruppo di 3, con la freccia B un gruppo di 2. Ricordo che l'impronta che venne ritenuta idonea a confronti negli esami del 2016 che abbiamo visto prima è l'impronta centrale del gruppo A. Di queste impronte parlò anche Autorino. Sentiamo quello che disse Autorino, l'ispettore della scientifica che dirigeva i rilievi al processo Pacciani. Secondo la nostra procedura, che è quella prima di pensare al sopralluogo, diciamo come descrizione e tutto il resto, seguiamo delle fasi. La nostra prima fase è stata quella di rilevare eventuali impronte latenti al fine di non far sì che qualcuno potesse apporre una mano involontariamente e poi rilevavamo qualcosa che non era pertinente al fatto. Questo è un discorso un po' intorcinato, ma insomma quello che Autorino voleva dire è che loro appena arrivarono, la prima cosa che fecero, cercarono queste impronte, perché volevano evitare di trovarsi poi con qualcuno che ha tocchicciato in giro, no? Se già prima di loro, che prima del loro arrivo non era successo. Per cui fecero subito questo tentativo e vediamo il risultato. Abbiamo cosparso con polveri esaltatrici le superfici utili, quelle sulle quali si presumeva, io non credo tutta la macchina, ma insomma era lì davanti, la fiancata, si presumeva che l'assassino avesse potuto toccare. E proprio nella parte superiore dello sportello destro, la cornice, si sono evidenziate due serie di frammenti di impronte. 3 più 2, che a mio ricordo sembra però che non siano utili per il confronto, e questo lo abbiamo visto. Però abbiamo anche visto che erano utili invece per un confronto diretto, almeno una, cioè una di queste. Ma allora, adesso andiamo a vedere se veramente queste impronte poteva avere lasciato il mostro. Le impronte di ginocchia, ecco, io penso che queste impronte le avesse sicuramente lasciate il mostro, perché cioè, nessuno va a accostare le proprie ginocchia alla portiera di una macchina, a meno che non vada a mettere dei bagagli sul tetto.
ma la Panda di Claudio Stefanacci non aveva un portabagagli sul tetto. Poi non poteva essere nemmeno stato lui, perché Claudio Stefanacci era 1,70 m, mi sembra, era 1,70 m scarso. Non poteva essere lui che aveva lasciato quelle impronte, ma nessun altro. Cioè non si va ad accostare le ginocchia. Poi vedremo anche chi scoprì la Panda per primo, non poteva aver lasciato quelle impronte. Quelle impronte erano fresche di quella sera lì, probabilmente tutta la polvere che la scientifica aveva trovato, la polvere che aveva trovato su questa fiancata della macchina, era la polvere di quello stradello lì, cioè c'erano 60 metri di sterrato dalla provinciale, prima di arrivare al punto in cui la Panda venne fermata, che si presume che a fine luglio d'estate era polveroso, per cui questa Panda sollevò della polvere che si depositò sulla sua parte bassa, e su quella polvere andarono a finire le ginocchia dell'assassino, che secondo me era in questa posizione. Ecco, io quando dicevo che l'assassino era in punta di piedi, eccolo qui. Secondo me la posizione era simile a questa, cioè l'assassino nello sparare i 4 colpi con la mano dentro si era dovuto accostare per raggiungere, per essere più sicuro, cioè il mostro non era uno sparatore provetto, no? Si dice tanto che avesse avuto chissà quale mira, ma non è vero, metteva la pistola più vicino possibile quando poteva, cercò di mettere la pistola abbastanza vicino, mettendo la mano dentro, infatti i bossoli andarono dentro, e si attaccò alla cornice superiore del finestrino e accostò le ginocchia, secondo me senza spostare le gambe, ma andando in punta di piedi, cioè con un movimento che alzandosi in punta di piedi portò le sue ginocchia a contatto con la portiera. Ecco, però come si vede, se lui sparò con la mano destra, le impronte che lasciò con l'altra mano, io penso con il pollice dell'altra mano, io penso che lui si attaccò al finestrino, il cui vetro era rotto, probabilmente lui ruppe il vetro con il primo colpo, poi buttò giù dei frammenti con qualche manata e poi mise la mano dentro. Ecco, si attaccò, io credo che quelle impronte le lasciò con il pollice. Il fatto che fossero 3 da una parte e 2 dall'altra è perché nell'azione il pollice lo mosse. Poteva averli lasciati anche mettendo la mano in quest'altro modo prima, però io penso che se avesse messo la mano così ne avrebbe lasciate 4 invece che 3 più 2. Però qui vabbè, è un'ipotesi, bisognerebbe poi andare a vedere se fu possibile quei pochi frammenti di impronte determinare a quale tipo di dito potevano essere appartenute. Comunque, vediamo qui quello che sarebbe successo se l'assassino avesse sparato con la mano destra. Però le impronte che avrebbe lasciato sarebbero state con la mano sinistra, sarebbero state vicino al montante del finestrino, al montante verticale, alla parte sinistra del finestrino. Affinché le impronte fossero al centro più o meno dove vennero trovate, lui doveva aver sparato con la mano sinistra, in questo modo. Cioè lui con la mano sinistra, ricordiamoci che Claudio Stefanacci era schizzato sulla piattaforma, Pia c'era già, e lui doveva sparare alla sua sinistra, per cui non poteva sparare così, attaccandosi in modo incrociato e sparando con la mano destra alla sua sinistra. Doveva essersi attaccato con la mano destra e aver sparato con la mano sinistra. Per cui abbiamo già due notizie molto molto importanti, che se le impronte di ginocchia erano le sue, come dovrebbe essere logico che erano le sue, l'assassino era alto 1,80 e anche più. Se sulla cornice del finestrino le impronte erano le sue, l'assassino era uno sparatore mancino, e queste sono notizie molto importanti. Ma poteva essere stato qualcun altro che prima di lui l'aveva lasciate, innanzitutto quanto prima. Non è che le impronte si mantengono chissà quanto tempo, anche quelle dovevano essere abbastanza fresche perché la scientifica avesse potuto rilevarle con le sue polveri, dovevano essere di quella sera lì. Prima che arrivasse la scientifica erano arrivati gli amici delle due famiglie che avevano scoperto la macchina, poi dopo di loro erano arrivati i carabinieri e poi arrivò la scientifica. Ecco, durante le fasi precedenti all'arrivo della scientifica qualcuno poteva aver tocchicciato quella cornice, e questo mi ero dimenticato di dirlo. Se le impronte le aveva lasciate il mostro, la fase in cui poteva avere lasciate era quella di quando sparava,
perché quando era lì che tirava fuori il cadavere e poi entrò dentro per accoltellare il ragazzo, la portiera era aperta e sì, è possibile, ma difficilmente lui sarebbe andato a mettere una mano lì sulla cornice del finestrino. Cioè, se l'avesse lasciate lui, le avrebbe lasciate in quella fase. Ecco, questo, chiudiamo la parentesi. Ritorniamo a chi aveva scoperto la macchina e andiamo a vedere le modalità di questa scoperta attraverso i verbali che gentilmente mi ha fornito il sempre benemerito, che non ringrazierò mai abbastanza, avvocato Vieri Adriani. A scoprire la macchina di Claudio fu un amico di famiglia che si chiamava Piero Becherini. Ecco, Piero Becherini fu quello che scoprì la macchina perché aveva visto una volta uscire la macchina di Claudio da quello stradello e addirittura aveva anche poi parlato con Claudio avvertendolo, dicendo guarda che è pericoloso, potrebbe esserci il mostro. Lui venne svegliato alle 3 di notte, 3 e un quarto, dai genitori dei 2 ragazzi che gli chiesero di unirsi agli altri che intanto già giravano per la zona alla ricerca di questa macchina che non si trovava. Lui si vestì e la prima cosa che fece andò proprio lì, da solo, mentre gli altri giravano, lui andò lì da solo. Sentiamo il suo racconto dal suo verbale. Verbale che venne rilasciato il giorno dopo il delitto. Giunto all'altezza della stradina da cui avevo visto uscire Claudio quella volta sola, sono entrato con la macchina e mi sono avvicinato a circa 10-15 metri. Ho visto e riconosciuto la Fiat Panda dello Stefanacci. Aveva tutto spento e i sedili anteriori rialzati. Ho suonato il clacson 2 volte senza scendere dalla macchina. Ho chiamato Claudio 2 volte, ma non ricevendo risposta né sentendo alcun rumore, facevo retromarcia e mi dirigevo verso Ponte Avvicchio alla ricerca di altre persone, che ho incontrato sulla strada a circa 2 chilometri dal posto. Insomma, Becherini arriva lì, vede che c'è la macchina di Claudio, ma preso dalla paura non scende e torna indietro a cercare aiuto. E trovò chi in quel momento girava per il paese, per la zona, a cercare proprio questa macchina. Le persone che ho incontrato erano in macchina, precisamente 3 auto. Di questi ho riconosciuto Stellini Aldemaro, Parigi Giuliano e nell'ultima macchina Tortoli Renzo con la moglie. Spiegai a queste persone che stavano cercando i 2 ragazzi che avevo trovato l'autovettura, ma che non ero sceso dalla mia auto perché non avevo avuto il coraggio. Su loro richiesta giravo la macchina e li conducevo sul posto. Siamo entrati con la macchina nella stradina e tutti, meno la moglie del Tortoli, ci siamo avvicinati alla macchina e alla luce di una torcia abbiamo visto la schiena dello Stefanacci. Non lo abbiamo visto in faccia, ma ci è parso chiaro fosse lui. Ci siamo avvicinati fino a mezzo metro dalla macchina, lateralmente a sinistra. Non abbiamo toccato nulla e tutti insieme ci siamo allontanati più giù della stradina. Attenzione, non abbiamo toccato nulla. Ci siamo avvicinati fino a mezzo metro. Tutti insieme ci siamo allontanati più giù della stradina e 3 di noi si sono allontanati per andare ad avvisare voi carabinieri. Siamo rimasti fermi sul posto e non abbiamo cercato la ragazza, anzi credevamo che fosse nella macchina tra i sedili anteriori e posteriori. Ecco, qui si capisce dal racconto di Becherini che prima di tutto lui non è nemmeno sceso dalla macchina, andò a chiamare gli altri, andarono lì tutti, scesero e alcuni di loro si avvicinarono, poi vedremo che c'è un po' di confusione, ma si può immaginare in quei momenti di concitati così, a qualcuno parve che c'era qualcuno, a qualcun altro parve che c'era qualcun altro, ma insomma si avvicinarono fino a mezzo metro, videro la situazione a una torcia, videro la situazione, dentro c'era il corpo di Paolo che loro non videro in faccia per come era messo, però naturalmente la macchina era la sua, è chiaro che erano sicuri che era lui, e se ne tornarono subito indietro. Alcuni andarono a chiamare i carabinieri, altri rimasero indietro ad aspettare che arrivassero i carabinieri. E non cercarono Pia, anzi credevano che fosse in macchina anche lei, anche se non l'avevano vista. Leggiamo il verbale di un altro dei presenti, Vincenzo Autolitano. Anche tutti questi verbali sono del giorno dopo, del 30. Giunti sul posto, non ho avuto il coraggio di avvicinarmi alla macchina e sono rimasto all'imbocco della stradina, poco più giù del Tortoli Renzo. Su sono saliti il Becherini, lo Stellini, il Parigi e mi sembra nessun altro. Cioè, secondo questo Autolitano, ad andare vicino alla macchina furono Becherini, Stellini e Parigi.
Sentiamo Stellini Aldemaro. Ci siamo avvicinati all'incirca mezzo metro e alla luce di una pila abbiamo visto il cadavere, anzi un cadavere, di cui non ho visto bene il sesso. Ci siamo allontanati subito e il Serritella col Tortoli sono andati a dare l'allarme ai carabinieri. Non abbiamo cercato la ragazza, o meglio l'altra vittima, ma abbiamo atteso dentro le macchine l'arrivo di voi carabinieri. Sentiamo Giuliano Parigi. Fermate le macchine all'imbocco della stradina, si sono avvicinati lo Stellini e il Becherini e mi sembra nessun altro alla macchina. Quando sono scesi hanno detto che effettivamente era la macchina di Claudio. Era Claudio. Io non ho avuto il coraggio di arrivare fino in vetta. Secondo Andrea Cantini, un altro, insieme a questi due Stellini e Becherini c'era Serritella ad avvicinarsi alla macchina, del quale però io non ho il verbale. Serritella non so se venne interrogato. Sentiamo le dichiarazioni di Andrea Cantini. In vetta alla stradina, senza sfondo, si recavano il Serritella, lo Stellini e il Becherini. Tutti gli altri, me compreso, non abbiamo avuto il coraggio di avvicinarci. Il Serritella sceso ci diceva che dentro la macchina c'era il cadavere di Stefanacci Claudio, anzi, non ha precisato se era di Claudio, anche se aveva fatto capire che non aveva dubbi che fosse lui. Allora, dunque, tutte queste persone che scoprirono la macchina, nessuna poteva aver lasciato le impronte di ginocchia, assolutamente no, ma nemmeno quelle impronte sul finestrino, perché nessuno aveva toccato la macchina. Avevano visto l'orrore che c'era dentro questa macchina e si erano subito ritirati indietro. Ma allora potevano avere lasciate i carabinieri, perché arrivarono subito i carabinieri. E allora lì non possiamo essere sicuri che i carabinieri che erano arrivati non avessero tocchicciato in giro. Però si può essere ragionevolmente sicuri. È vero, c'era stato il caso a Scandicci, io di questo ho parlato più volte, di Sifone e dei colleghi poliziotti che erano intervenuti prima della scientifica e avevano pasticciato, avevano aperto, avevano cercato i documenti e nel far questo addirittura, a mio parere, avevano anche tirato fuori la borsetta e l'avevano rovesciata a terra. No, io questa borsetta ho già detto che non è possibile che fosse stato il mostro in quella situazione a frugare la borsetta lì davanti alla macchina, il mostro che fu molto prudente nello spostamento del cadavere della ragazza, nel richiudere le portiere. Semmai quella borsetta se la sarebbe portata via, come aveva fatto nel 74, anche se poi l'aveva prima, dopo 300 metri, l'aveva buttata di lato perché stava andando secondo me, su un mezzo a due ruote e si accorse che portarla via in quelle condizioni era un problema. Ecco, le borsette successive furono totalmente ignorate dopo Scandicci, per cui si presume che anche quella di Scandicci fosse stata ignorata e a rovesciare a terra il contenuto fossero stati i poliziotti maldestri, colleghi di Sifone. Ma nel delitto dell'84 questo non dovette essere successo. Sentiamo quello che scrisse Paolo Canessa, intervenuto dopo un paio d'ore, nel suo documento di sopralluogo. Scrisse così: sul luogo si trovano ufficiali di polizia giudiziaria della compagnia Carabinieri di Borgo San Lorenzo e Pontassieve intervenuti per primi sul posto. Gli stessi assicurano che l'autovettura e i due cadaveri si trovano esattamente nelle stesse condizioni e posizioni in cui sono stati rinvenuti. Cioè questi carabinieri che erano intervenuti non avevano toccato niente, cioè non erano, sapevano quello che dovevano fare e lasciarono il luogo incontaminato per i rilievi della polizia scientifica, per cui si presume che non fossero andati lì su questo sportello a metterci le mani. Poi anche Autorino avrà chiesto, si sarà accertato se qualcuno avesse toccato la macchina. Per cui insomma la certezza non c'è, ma c'è la ragionevole certezza che queste impronte fossero del mostro. Ma allora andiamo a vedere tra i personaggi dei quali non venne effettuato il confronto delle impronte, Caccamo e Lotti, quello che effettivamente è interessante. Lasciamo perdere Caccamo e concentriamoci su Lotti. Il confronto con le impronte di Lotti non venne fatto. Vediamo un pochino se Lotti poteva essere lui a aver tenuto in mano quella pistola, a aver fatto quel delitto. Perché ci sono le due caratteristiche dell'altezza e del mancinismo che vediamo se Lotti ce l'aveva. Allora,
Leggiamo questo scambio tra l'avvocato Luca Santoni Franchetti e Giancarlo Lotti all'incidente probatorio. Quanto è alto? Chiede Franchetti. Chi? Dice Lotti. Il signor Lotti, lei, quanto è alto? 1,78 m. 1,78 m. È mancino o destrimane? Usa la destra o usa la sinistra? Lotti, come sarebbe a dire? Allora, qui già questa risposta fa capire che, come sarebbe a dire? Che Lotti rimase un po' interdetto, no? Dice, perché mi fa questa domanda? Franchetti, quando mangia, quando ha, Lotti, o la sinistra o la destra, secondo. Franchetti, e tutte e due, è indifferente, la sinistra e la destra. Perché? Che c'è un motivo? Chiede Lotti, ancora sempre sospettoso, no? Giudice, no. No, è una domanda, dice Franchetti. Il giudice, senta, ma lei... E Lotti, di molto mangio a sinistra perché sono mancino. È mancino lei? Chiede Franchetti. Mancino, dice Lotti. Giudice, ma usa anche la destra, voleva sapere l'avvocato. No, qualche volta, ma io ormai sono abituato a questa sinistra. Il giudice è abituato alla sinistra, ma è... Sarà di natura, non lo so, dice Lotti. Il giudice, torniamo all'altezza. È alto ora 1,78 m oppure, insomma, è alto 1,78 m adesso o era alto 1,78 m in altra epoca? Lotti, ora non sono mica più giovane come prima, Prima era più alto? Chiede il giudice. No, più alto, come fa? Più alto. Comunque circa 1,78 m, benissimo, dice Franchetti. E Lotti spiega un po' meglio. Sui documenti c'è 1,78 m. Non lo so se hanno sbagliato quelli. Quando sono andato alla visita, non lo so, alla visita di leva. Ah, quindi scalzo, dice il giudice, perché alla visita di leva si va scalzi, ci si misura scalzi. Io sono stato alla visita, però avevo il babbo malato, insomma gli era invalido, allora io lo potevo fare, cioè il militare lo potevo fare, perché avevo il fisico per fare il militare, però mi hanno congedato subito, perché c'aveva il babbo ammalato. Il giudice, insomma, scalzo quando era alla visita militare era 1,78 m. Lotti, no, per quello lo dovevo fare, però c'avevo il babbo invalido poi. Lotti continua a ripetere questa storia del babbo invalido perché lui vuole dire, secondo me, che a lui non gli mancava niente per fare il militare. Non l'avevano preso semplicemente per la storia del babbo ammalato. Ho capito, dice il giudice. Sì, Lotti. Giudice, scalzo, perché la visita militare si fa nudi, scalzi. Sì, io ho un'età, non sono giovane, Nessuno mette in dubbio. Allora, Lotti sappiamo che alla visita militare era alto 1,78 m. Sì, ma quanto era alto nell'anno del delitto di Vicchio? Che lui aveva 44 anni, perché lui è del 40. Ai 18 anni non si smette di crescere, si continua a crescere ancora di qualche centimetro. Per averne un'idea, rimaniamo nell'ambito della documentazione del caso del Mostro di Firenze, io ho già letto delle considerazioni di un perito che venne interpellato insieme ad altri due per la statura di Pacciani. Ecco, sentiamo cosa disse questo perito Carlo Fazzari al processo Pacciani. Risalire al massimo sviluppo scheletrico porterebbe a una media intorno a 1,70 m. Dal punto di vista clinico, considerato l'altezza attuale, noi siamo arrivati a considerare certamente non inferiore a 1,67 m, ovvero sia la perdita di 3 cm negli anni per la patologia esistente. Il foglio matricolare ci dice 1,65 m. Insomma, secondo Carlo Fazzari, Pacciani, che era 1,65 m alla visita di leva, aveva guadagnato altri 5 cm fino alla maturità, che poi aveva leggermente perso per le sue patologie. Per cui, secondo questo perito, dai 18 anni fino al massimo sviluppo scheletrico si prendono 5 cm. Allora, se fosse vero, anche nel caso Lotti, avremmo che al suo massimo sviluppo, che insomma mettiamo a 30 anni, dai 1,78 dei 18 anni, Lotti poteva essere arrivato a 1,83 m. E poi magari arrivato a 44 anni aveva perso quell'1-2 cm, chi lo sa. Comunque era 1,80 m poco più. Possiamo dire che al momento del delitto di Vicchio, lui poteva essere sul 1,80 m abbondante. Parliamo del mancinismo. In dibattimento, in uno scambio con Filastò. Filastò,
Dica una cosa, Lotti, ho visto che quando lei faceva vedere come aveva preso quella pistola che le avrebbe passato Pacciani, lei usava, ecco, così, l'ha presa così. Lotti, io a dir la verità sono mancino, sicché un è che, Filastò è mancino, sono mancino io. Evidentemente Lotti aveva preso la pistola che gli era stata passata con la mano sinistra. Oh, questo volevo sapere io, lei è mancino, dice Filastò, però di molte cose posso adoperare anche la destra. E allora facciamo un po' il punto della situazione su Lotti e sul delitto di Vicchio. Ecco, al delitto di Vicchio abbiamo visto che c'era uno sparatore alto 1,80 e qualcosa in più forse, e uno sparatore mancino. E Lotti era entrambi. Cioè Lotti era alto 1,80 e più, nell'84 sicuro, e in più era anche mancino. A dire il vero Lotti usava anche la destra e in effetti abbiamo visto che il mostro in tante situazioni, soprattutto con l'uso del coltello, usava la destra, anche se in certe situazioni usò la sinistra. Per cui, insomma, queste due caratteristiche di Lotti si confanno a quelle dell'assassino di Vicchio. E l'impronta? Ma l'impronta di Lotti, perché non vennero date alla scientifica? Allora, nel database APFIS evidentemente non erano state inserite, perché se no la polizia le avrebbe trovate. Ma le foto di queste impronte in qualche archivio da qualche parte non esistono? Penso che una persona che è stata nel programma di protezione per diversi anni, che poi è entrata in carcere, io penso che sia stata fotosegnalata, cioè insomma mi sembra abbastanza improbabile che non gli siano state prese le impronte, no? Se non fu fatto veramente una mancanza molto grave. Ma allora io ho approfittato della presenza di una pagina nel sito della Polizia di Stato tramite la quale si possono porre delle domande. Ho riempito questa forma, ho messo naturalmente nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, mail, ho messo tutto quello, ho messo il motivo, sono un appassionato di crime. Non ho detto chi era la persona per la quale facevo la domanda, ma ho descritto la situazione, una persona che è stata al programma di protezione per diversi anni, che poi è stata condannata, è entrata in carcere, vi è stato un paio d'anni prima di morire. Insomma, ho dato le notizie e ho chiesto, ma è possibile che questa persona non sia mai stata fotosegnalata? E loro mi hanno risposto a questo modo. Leggiamo la risposta, la loro gentile risposta. Eccolo qua. Gentile utente, questo dipende da molti fattori: epoca dei fatti, forza di polizia, luogo dell'arresto e dalle modalità dell'arresto. E qui io mi sono già, dico, allora vuol dire che non c'è certezza, però poi scrivono anche: è ragionevole ritenere che siano stati eseguiti i rilievi fotodattiloscopici. Insomma, è ragionevole, no, che Giancarlo Lotti sia stato fotosegnalato e che da qualche parte esistono le fotografie delle sue impronte digitali che evidentemente nessuno ha pensato di dare in pasto a questo software APFIS per la loro catalogazione nel database. Ma allora, io tra l'altro, un uccellino mi ha detto che ha sentito da persona che è molto molto ben al corrente dei fatti che queste impronte di Lotti esistono. Evidentemente, come ho detto, non sono state inserite nel database APFIS, ma perché quando la polizia scientifica ha avvertito di non averle, non gli sono state inviate come sono state inviate quelle di Salvatore Vinci. Quelle di Salvatore Vinci sono state recuperate dai carabinieri che l'avevano arrestato e sono state inviate alla polizia scientifica. Quelle di Lotti no. E perché? Io non lo so perché, però io penso che a questo punto, se vogliamo andare a cercare di trovare una verità giudiziaria più soddisfacente di quella che noi abbiamo a disposizione, gli appassionati di oggi si sono così nel buio, si sono gettati a capofitto in scenari complottisti, Zodiac,
cose del genere, no? Oltre ai vecchi mandanti che sono ancora in auge, addirittura la commissione parlamentare è andata a indagare sulle parole, su quello che ha raccontato quel delinquente di Angelo Izzo, l'assassino del Circeo lì, che per farsi un giro fuori dal carcere gli andava bene tutto, no? Ha raccontato un po' di balle. Ecco, si va a dare credito a queste persone, ma allora a questo punto perché non ci si vuole togliere questo dubbio con Giancarlo Lotti? Giancarlo Lotti è stato condannato come complice, ma allora quell'impronta potrebbe non essere sua, e se non è sua potremmo anche cominciare a dire, vabbè, o quell'impronta ce l'ha lasciata qualcun altro, anche se, come ho raccontato, pare abbastanza molto improbabile, oppure ce l'ha lasciata l'assassino, e l'assassino non è né Vanni né Pacciani e nemmeno Lotti. O Giancarlo Lotti innanzitutto non aveva detto la verità quando raccontò le sue storie. E questo potremmo esserne certi, perché lui aveva detto che a sparare era sempre stato Pacciani, e in quel caso non era stato Pacciani. E se invece quell'impronta corrispondesse a Giancarlo Lotti, gli scenari potrebbero essere due. O erano tutti assieme, tutta la combriccola, e lui in questa combriccola non era il palo che aveva detto di essere, ma era qualcuno di più, e a Vicchio a sparare era stato lui, oppure ci potrebbe essere uno scenario un pochino diverso, nel quale davanti alla panda di Claudio Stefanacci c'era Giancarlo Lotti da solo. Io spero che questo dubbio qualcuno contribuisca a risolverlo, a controllarlo, perché io penso che sia importante questo fatto. Vedremo. Vi saluto.